Tractor Pro Layout Essential Extended Browser Parallel. Sapete come settare tutte queste configurazioni di Tractor? Ciao, sono Claude e oggi vi spiegherò come sistemare tutte le caselle al punto giusto per lavorare nel modo migliore con Tractor Pro. Andiamo! Pronti con la nostra schermata di Tractor Pro aperta? Quello di cui voglio parlarvi oggi è la configurazione di Tractor, cioè mettere le cose giuste al punto giusto. Le cose intendo i lettori, intendo il mixer, i filtri, tutto quello che ci serve, i punti di Q, il grid, il movimento, tutto quello che vogliamo vedere realmente ci serve avere tutto sotto mano. Io intendo sempre che il lavoro va fatto in questo modo. Per evitare sempre caos e problemi mentre stai lavorando è sempre meglio avere tutto sotto controllo e avere la nostra schermata, la nostra configurazione di Tractor settata per come la vogliamo noi, no che ogni volta che cominciamo un set, una serata o qualsiasi cosa dobbiamo risistemare tutto e ci mettiamo quella mezz'ora, scleriamo, poi lasciamo così e niente che va bene e finisce che facciamo una serata un po' così, partiamo già nervosi. Per cui andiamoci a vedere subito le configurazioni che Tractor ci dà, cioè Extended, Essential, Browser, Mixer, Preparation e Parallel. Partiamo subito dall'Essential, dove avrete due forme d'onda, una sopra e una sotto, che è un po' il modello di Virtual DJ, dove allineando le due forme d'onda si riesce a vedere se le battute sono esattamente allineate. Con questo, se le battute sono allineate non vuol dire che la traccia sarà perfettamente sincronizzata, sarà solo sincronizzata di BPM, quindi sappiatelo che si può andare in controtempo anche così. Essential ci dà i due lettori senza mixer, vedete non ha il mixer all'interno, e qua noi possiamo gestirci il Move, Q Grid, le tre opzioni. Cliccando all'interno del campo della traccia dove c'è il nome, vedete che io posso allargare o restringere questo campo sulla Essential. Tutti questi campi, come ho fatto vedere negli altri tutorial, sono tutti customizzabili, sono tutti sistemabili dalle impostazioni. Andiamo a vedere la seconda, che è l'Extended, quella usata molto di più, e vedete che oltre al lettore ci dà tutto lo slot del mixer, lo slot degli effetti, dei filtri gain, della chiave e del panner. Quindi questa è molto più utile per lavorare eventualmente con dei controller o per avere la visione dei cursori che vanno su e vanno giù, insomma che vediamo tutto in tempo reale. Anche questa stesso modo si può chiudere o aprire il lettore in modo da vedere meglio quello che ci interessa. In questo caso dà più spazio alla parte delle playlist, vedete qui apre quasi tutto a browser e qui una via di mezzo. Vado velocemente e poi ci torniamo per i dettagli. Browser, lo dice già il nome, questo dà accesso diretto a tutta la zona playlist preferiti e lascia solo una piccola finestrella per i lettori. Questo se siete sicuri di quel che state suonando, non dovete fare salti particolari, allora vi può essere utile anche usare questa opzione. Più che altro questa viene usata per cercare le tracce al momento del cambio, cioè quando dobbiamo cambiare la traccia, soprattutto con i controller avrete un knob dedicato dove potrete scrollando, diciamo scrolling questo knob in avanti e indietro, potete andarvi a cercare la traccia andando su e giù, e una volta selezionata potete cliccarci due volte e ve la inserirà nel lettore. Questo insomma dipende da che tipo di controller esterno avete. Andiamo su mixer, vedete qua su mixer inserisce 4 lettori, cioè 2 normali, un live input che io ho settato precedentemente e un remix set. Tutte queste cose possono essere cambiate da qua, quindi se io volessi il track deck e qui volessi lo stem deck o il live input, poi faremo anche tutta una puntata sugli stem e sui remix deck, don't worry. Ecco qua l'abbiamo settato. Idem, qua possiamo chiudere quelle sopra con i 3 movimenti, 2, 3 e quelle sotto, per agevolare sempre la sezione del browser. Qua potete vedere anche gli effetti. Andiamo su Preparation, questa è stata introdotta nelle ultime versioni di Tractor e serve per preparare la traccia, cioè vedete che vi dà una forma d'onda gigantesca
la vista d'insieme sotto dove potete spostarvi, questo è un buon po' di record box, il più e il meno, così potete vedere subito se la griglia corrisponde o meno, e lo vedete da questi colpetti qua, andatevi a vedere i tutorial precedenti, e questo è molto utile per prepararci la traccia se volessimo sistemarci i nostri cue, mettere un cue qua, mettere un loop e tutto. Anche su questo faremo un tutorial dedicato. È molto carina la funzione preparation. La parallel, come vedete qua, doppia forma d'onda anche in questo caso, e lettori sistemabili da qui con il doppio clic all'interno. Quale ci serve e quale non ci serve, anche questo è ovvio, dipende da che tipo di serata andate a affrontare, da cosa avete bisogno di avere immediatamente. Però tutte queste cose possono essere sistemate, salvate e richiamate. Vedete, se io vado sulle impostazioni, cliccando sulla nostra famigerata rotellina, da Audio Setup scendete giù fino al Layout Manager, avrete tutta la situazione delle configurazioni, eccole qua che scorrono sotto mentre io cambio, vedete. Bene, fatto questo, noi possiamo anche decidere di rinominarla. Mettiamo che io la browser, anzi la extended, voglia chiamarla col mio nome. Sulla extended dico rename con il mio nome, mettendo Claude. Magari sapessi scrivere anche il mio nome sarebbe utile. Ecco, Claude, rename, e vedete che in questo caso avrete la vostra schermata, il vostro nome figo all'interno della schermata mentre suonate. Quindi questo non so per quanti possa essere utile, però io l'ho fatto. E questa è la vostra schermata. Potete anche duplicarla, muoverla giù e su in modo che vi compaia prima o dopo nell'elenco di Traktor, e potrete anche aggiungerne una nuova. Vedete, lui vi dà 4 possibilità: Essential a 2 deck, Extended 2 deck, Browser 2 deck e Mixer 2 deck. Mettiamo che noi ci piaccia il Mixer 2 deck, lui ci fa una copia, noi ce la settiamo come ci pare, perché noi, questo poi è il bello, possiamo andare su Mixer, togliere il crossfader che a noi non serve, togliere altre, mettiamo il filter key, questo vogliamo tutto così, ritorniamo sul Layout Manager e questa qui la rinominiamo anzitutto, ecco qua, Claude No Mixer, ed è la nostra configurazione. Adesso voi le avrete qua sulla vostra finestrella, ecco qua. Essential, Browser, Mixer Preparation, Claude Parallel, Claude No Mixer, ecco qua, e potete sistemarvele. Tutto è cancellabile, duplicabile e si può aggiungere, quindi se io questa non la voglio più faccio semplicemente remove e siamo pronti. Se voglio quella di prima extended da 2 deck, vedete, ce l'ho di nuovo qua, semplicemente dovrò rinominarla perché questa mi ha fatto una copia e la rinominerò extended e siamo al punto di prima. Posso metterla dove era, Essential, Extended, Browser, Mixer, Preparation, Claude, Parallel. Tutte queste configurazioni una volta fatte, voi quando andrete a spegnere Traktor, lui se la ricorderà come ultima configurazione fatta. Però qualora dovessero esserci dei problemi o semplicemente volete cambiare computer e riavere tutte queste impostazioni, come si fa? Molto semplice, basta andare sulle impostazioni e vedete qua c'è un tastino Export, ce ne sono 3, anzi 4, Setup Wizard, Import, Export, Close. Focalizziamoci su Export e Import. Su Export io posso esportare, vedete, tutte queste categorie, la keyboard mapping, il controller mapping, cioè la mappatura della tastiera, la mappatura del controller, il layout, che è quello che abbiamo fatto noi, altri i favoriti, cioè questi, e le configurazioni della scheda audio, della trasmissione streaming, del MIDI clock, degli effetti, dei campi degli effetti, tutti gli altri parametri. Nel dubbio cliccate tutto se volete salvare tutto e fate ok, lui ve lo salverà. Mettiamolo adesso in desktop e lo chiamiamo Claude anche questo. Ecco qua, una volta salvato voi avrete il vostro file TSI
si chiama file.tsi, con tutte le informazioni che noi abbiamo messo, cioè potremmo aver messo 4 lettori, 3 lettori e uno stem deck senza mixer, con mixer, più grande, meno grande. Una volta fatto tutto questo, con gli effetti, senza effetti, noi possiamo salvarcelo e lasciarlo lì. Qualora dovesse succedere qualcosa, cosa posso fare io? Cioè mi accorgo che Traktor mi ha spostato tutto, è diventato tutto come all'inizio, oppure cambio computer, voglio metterci Traktor e avere subito questa configurazione? Semplice, vado dove ero prima, anziché export a questo punto farò import, mi scelgo Claude, vedete questo qua, ed è un TSI, apri, ed ecco qua, lui me lo reimporta esattamente così, vedete? E mi risetta tutto come volevo io, ecco qua, perfetto. Questo è un bel trucchetto che in pochi sanno, però io lo utilizzo molto spesso perché come salvavita mi tengo questo TSI, che è un Traktor Setting Information, sul desktop o sulla scrivania del Mac, in modo che se dovesse succedere qualcosa semplicemente lo reimporto ed ho la mia configurazione di Traktor Pro 3 pronta. Questo vale anche sulle vecchie versioni, quindi non è una cosa che hanno messo adesso, è una cosa che c'è da sempre in Traktor. Benissimo, con questo credo di avervi detto tutto. Vi ricordo il sito corsidjproducer.com, dove potrete approfondire tutte le tematiche col sottoscritto, prenotando lezioni private e consulenze per tutti quelli che avessero bisogno di approfondire qualsiasi cosa riguardo a Traktor, Virtual, Cubase, Ableton, tutti gli argomenti trattati in questo canale YouTube, proprio il canale YouTube che andiamo a parlare, dove vi chiedo di iscrivervi, così io sarò anche motivato a fare sempre di più contenuti e ad aiutarvi a crescere insieme al canale. Bene, detto questo vi chiedo anche di attivare la campanella se volete per tutte le notifiche, per avere i contenuti in anteprima e vederli sul vostro smartphone o sul vostro PC, e mettere un like se vi è piaciuto questo tipo di video. Da parte di Claude SOS4DJ vi rimando al prossimo tutorial, ci si vede, ciao!